Ma dove vi ho portato? Ditemi un po', dove vi ho portato? E come sempre arriviamo a Capo San Marco. Ormai ci dobbiamo passare almeno 1 o 2 volte l'anno, perché altrimenti non siamo contenti. La Betty non è contenta. Questo faro, spiego a Cristina che ci segue da dietro le quinte. Eccola dietro la tenda, più che altro. È famoso perché ci hanno girato un film italiano scritto e diretto da Rocco Papaleo. È una commedia semplice però molto carina che si chiama Una piccola impresa meridionale. Se ti capita scaricalo perché è proprio è divertente. Noi ci siamo arrivati quest'inverno in bici, abbiamo lasciato le macchine al paese là in fondo e ci siamo fatti torretta e faro. Tra poco arriveremo al Campo Boe davanti a Tarros, dove Sì. passeremo la notte, E quindi lì ci fermiamo, godiamo il tramonto anche se parzialmente dietro il capo. vabbè, vediamo solitamente i tramonti. Sullo sfondo invece vediamo qua dietro Betty, sullo sfondo c'è Oristano, porto industriale, niente di particolare. Poi c'è sul lato nord del golfo anche il porto di Torre Grande, porto turistico, che però ha il problema che pesca circa 2 metri, poco E più, noi non quindi. c'entriamo. E noi non c'entriamo. Stiamo arrivando a vela perché abbiamo un maestralino non male. Giù in fondo abbiamo Capoflasca e domani scenderemo verso sud. Che giorno è oggi? Mercoledì 28 giugno. Siamo nel golfo di Oristano e siamo in partenza. Davanti all'area archeologica di Tarros che abbiamo alle nostre spalle. Con la torretta di Tarros. Abbiamo passato una tranquilla notte qui alla Boa, 2 barche, mare piattissimo. Io l'ho visto bene perché stanotte mi sono alzata diverse volte, anzi sono stata sveglia più di 1 ora a guardare il mare. E quindi ora è arrivato il momento di lasciare anche il golfo di Oristano, direzione sud, sempre più a sud, come dice Mauro. Veleggiando verso sud. Dai, partiamo. Andiamo. Non alla boa, Betty. Una libera. Liberi. Siamo liberi. Liberi, vai. Stiamo arrivando al Pau de Azúcar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Pau de Fai de Azúcar? vedere dónde está el pau de Está azúcar. aquí el Pau de Azúcar. Eccolo qui è il pau de azúcar. Detto meglio, Pan de zucchero. Siamo nella zona di Porto Flavia, ormai straconosciuta dai nostri follower, meno la Cristina che non guarda, che non li guardo. non li guarda. Vedete cosa c'è dietro di me? Guardate. Lo scoglio del Pan di Zucchero. E di fronte, ora ci arriviamo pian piano veleggiando, c'è Porto Flavia. Ossia, se andate a guardare il nostro video girato in camper, l'episodio se non sbaglio 47, siamo proprio qui, siamo via terra, ma andiamo a visitare l'interno della miniera di Porto Flavia. Ebbene sì, più che una miniera è un posto dove delle gallerie scavate nella roccia portavano il minerale raccolto e estratto dalle miniere della zona e veniva convogliato, lo scaricavano direttamente su queste navi. Purtroppo c'è parecchio mare, onda e vento poco, molto fastidioso questa onda che non ci consente la sosta qui. Facciamo solo un rapido passaggio per vedere
Pan di Zucchero e Portoflavia e si prosegue direzione Isola di San Pietro. Eccoci a Portoflavia. Ora lo rivediamo dal mare dopo averlo visto da terra giusto pochi mesi fa. Erga il timone, metti il pilota automatico e ti muovi alla starella. Siamo andati in straorza Urlare a me. perché 20 nodi tutto all'improvviso è arrivato. Ciao Portoflavia, vorrei ricordare ai nostri follower l'episodio dal mare numero 14, l'episodio della terra numero 47. Siamo arrivati, Betty, alla spiaggia di Guidi, a sud dell'isola di San Pietro. Siamo ormai alla fine di giugno, siamo arrivati con 2 giorni di anticipo all'isola di San Pietro, ma va bene, siamo felici lo stesso. Passeremo questi 2 giorni tra un ancoraggio e l'altro, c'è un bel maestralino che ci ha spinto fino qua, non avevamo ridossi dal Golfo di Oristano fino qua, quindi giustamente siamo arrivati qua. Adesso ci passeremo qualche giornata qui tra i vari ridossi dell'isola e venerdì andremo dalla nostra In amica porto, a Carloforte. a Carloforte da Carmela di Marina Marina Siffredi. Siffredi. Vi facciamo vedere una carrellata della nostra barcarozza. Come potete vedere c'è un bel po' di barche qui, ovviamente tutte italiane. Siamo gli unici italiani. Quest'anno non so cosa è successo in Italia, non so cosa può essere successo qua da noi in Italia, ma gli italiani non sono in vacanza, non ci sono, soprattutto a giugno non sono gli italiani in vacanza, oppure Perlomeno non sono in barca. Finora non abbiamo incontrato una barca che sia una di italiani. oppure se ne Tutte vanno straniere. in giro per il mondo da altre parti dove forse risparmiano qualcosa. Malaysia, British, France, Netherlands, questa grossa non so cosa sia, non vedo bandiera perché è avvolta, sembra British, è rossa tipo British, quell'altra idem, e boh, comunque Zero italiani. siamo l'unica barca italiana. Comunque una occhiata anche all'acqua che merita. Adesso Betty si farà un bagnotto. Anche tu a fare bagnetto? Vengo anche io a fare bagnotto. Mi hai tirata giù la scaletta? Aspetti il mio tuffo? Dietro. Ecco, come al solito. Bom bom. 1, 2, oh, buffette. Fischetta! L'impatto è devastante. Freschina, più freschina di ieri. Sì? Vuoi anche te, Cri? No, no, grazie. Vado a sentire. grazie. Vado a Non sentire. ti butti? Sì, ma No, prima ma si sta benissimo. sento sempre prima col piede come. Si sta benissimo. Hai il termometro pedofilo. Sì. Vedo. No, così mi preparo il pedofilo. Così.
culurgiones. Gli manca ancora un po' di formaggio, ma ci siamo sui culurgiones. Mi manca la parola. Gli manca la parola che hai tu. Parlo anche per i culurgioni. Al tramonto. Al tramonto nella baia di Guidi. Siamo qua con un sole rosso al tramonto. Tra poco ci sarà ancora più nubi rosse. Qua ci sono tutte le barche. Eccole qua. Carlo Forte. Dal gabbiano che aspetta il cibo ad il sole che sta tramontando. Alle nostre donne. Ciao Mauretto. Lasciamo Baia Guidi. Adesso Bettina dove andiamo? Andiamo a vederci le colonne? A vederci le colonne, andiamo a vederci le falesie. Punta delle Colonne, eccola qua davanti, una casa bianca, e dietro la casa bianca c'è, le vediamo, delle colonne di roccia. Ma dove vi ho portato? Ah, vi ho portato questa volta le falesie del lato sud dell'isola di San Pietro. Questo è Capogrosso e qui c'è la grotta del Bue Marino. Logicamente non riusciamo a entrare in barca perché è un po' bassa per far passare tutto l'albero. Comunque la vediamo da qui. Acqua turchese. E queste falesie dietro di noi, se riguardate il nostro precedente episodio dell'estate 2022, se non sbaglio il numero 15, vedrete la passeggiata che abbiamo fatto sulla cima di queste falesie. L'abbiamo visitata via terra e la visiteremo anche quest'anno comunque. Eccoci, siamo in arrivo al porto, alla Marina Sifredi di Carloforte. Eccoci in arrivo. Allora, un attimo, Sì. E che giorno è oggi? Boh. Oggi è? Non mi ricordo. Cristina, che giorno è oggi? Non ci sei. Cristina? Non ci sei. Non ci sei. Oggi è mercoledì, dovrebbe essere il 28. Mercoledì 28 giugno. Il nostro viaggio itinerante è giunto al mese di... Quasi alla fine di giugno, siamo arrivati Vai avanti. a San... Mi sono incasinata. Facciamo bene. Diciamo a vedere una carrellata della nostra barcarozza. A Bettina. Il barcarozzo c'è Carletto, il camperozzo. Carletto. Come Carletto? Mica ce lo siamo portati Carletto, Sì. Mauro. Ma Taglia. a parte che taglio, volevo dire che noi chiamiamo il camperozzo il camper camperozzo, la barca barcarozza. Barcarozza. La nostra barcarozza